Eccola! Ciao amici delle fate, bentrovati! A voi piace la cioccolata? Scommetto di sì. A chi è che non piace? Eppure alle nostre amiche fatine piace. E nel video di oggi vi farò vedere proprio come nasce una fatina golosa di cioccolatini. Intanto, partendo da un po' di pasta polimerica marrone, ne sto realizzando uno proprio per lei. E dopo avergli dato la forma, con un po' di plastica preso da una confezione di cioccolatini veri, creo la texture della parte sottostante. Infine, con della pasta polimerica più chiara, creo il disegno di glassa. Poi ne vado a togliere un po' perché dei piccoli morsi di fata andranno a rivelare il ripieno, che è costituito da dello sciroppo di ciliegia, che ho realizzato unendo a del Fimo Liquid un po' di pastello morbido per artisti di colore rosso. L'ho quindi aggiunto al cioccolatino, al quale ho già fatto una prima precottura, e vado a fare una seconda precottura avendo cura di tenerlo in posizione verticale. E chi se lo mangia questo cioccolatino? La nostra fatina, alla quale intanto inizio a modellare il volto, partendo sempre da una piccola pallina di pasta polimerica. Sì? Io e il mio amico Topo qui ci chiediamo perché modelli cibo per fatine e non per noi. E dai, coniglietto, poi modellerò del cibo anche per voi, va bene? Promesse da marinaio. Ma chi gliele insegna certe espressioni? Ma nel frattempo, nonostante l'interruzione, sto modellando la bocca e dopo averne definito i tratti principali, con un piccolo pennellino e dell'olio lisciante per paste sintetiche, vado a definire i dettagli. Una minuscola pallina schiacciata si trasformerà nella lingua della nostra fatina. Oh, e parlerà anche lei? Mai quanto te e il tuo amico coniglio, Topino, credimi. C'è poco da ridere. Intanto ho aggiunto una piccolissima pallina di pasta polimerica bianca per realizzare i dentini e dopo una precottura spennello con del Fimo Liquid per aggiungere i capelli. In questo caso, come vedete, infatti i capelli li ho realizzati sempre con la pasta polimerica e ho voluto fare un caschetto biondo con il ciuffo laterale raccolto in un fiocco. Ah, mi sono resa conto che ho dimenticato di dirvi una cosa, tutta colpa del Topino che prima mi ha interrotto. Ehi, non c'entro niente io, sei tu che sei distratta. Può essere pure, però voi contribuite, Dunque, vi stavo dicendo che prima non vi ho detto che ho colorato lievemente la bocca prima di inserire i dentini e il resto del volto con i colori per pasta sintetica autoprodotti. Se volete vedere il video tutorial in cui vi spiego come realizzarvi, vi metto il link qui sopra in alto a destra. Finiti i capelli, ho messo il nastro rosso. E mentre il volto è in precottura, ho iniziato a realizzare le gambe. Ho già fatto un video in cui vi mostro come realizzo le calzine a righe, vi metto il link qui sopra in alto a destra.
Con della pasta sintetica in due diverse tonalità di grigio metallizzato ho creato la base per la fatina e ho iniziato a modellare i piedini con un po' di pasta sintetica rossa. Ho dovuto creare un'aggiunta con del filo metallico alle gambine perché mi sono resa conto in lavorazione che era troppo corto. Vado quindi ad aggiungere la scarpina. Li ho messo anche i cinturini con un filo di pasta sintetica marrone e un bottoncino color bronzo per la chiusura. Ho poi inserito la prima parte del corpo per iniziare a realizzare i mutandoni. La fatina di questo progetto è una versione semplificata delle mie fatine bambine. Loro generalmente hanno l'intera armatura costituita dallo scheletro in filo metallico e i mutandoni sono drappeggiati a partire da una sfoglia di pasta, come se fosse della vera stoffa. Ma solo per realizzare questo progetto semplificato ci sono voluti oltre 140 clip, che significa giorni di lavoro e ore di riprese, che si traducono alla fine nei poco più di 10 minuti del filmato finale. E in più c'è il fatto che è davvero molto difficile per me lavorare con la telecamera frapposta tra gli occhi e le mani. Insomma, di che non sei capace e fai prima. Ehi, ma lo sai che sei un po' cattivo tu? Non sono cattivo, sono realista. Lui è sempre una cura per l'autostima. Voi che dite? Pensiamo a modellare la gonna, che è meglio. Sto sfumando con il colore Pan Pastel, che è un colore in cialda, una sfoglia di pasta sintetica rosa. E poi le do un aspetto un po' sgualcito picchiettandola con una pallina creata da un foglio di carta d'alluminio da cucina. Poi posiziono la gonna sui mutandoni. Nel frattempo ho già fatto una precottura e ho aggiunto un velo di Fimo Liquid per farla meglio aderire. Passo poi a modellare due semplici foglioline. Dopo averle sfumate con i pastelli morbidi per artista, vado a posizionarle sul retro della gonna. E passo poi a modellare le braccia e le mani.
Aggiungo poi il cioccolatino facendolo ben aderire alle mani e creando un supporto perché non svenga in forno. E dopo un'altra precottura aggiungo le maniche al vestitino. Non solo è sfocato, ma stai pure fuori dall'inquadratura. Oh, che criticone! Vuoi farlo tu? Mi sa che è meglio. Ma... Concentriamoci sulla scultura, quindi metto il collo e inizio a creare un colletto di foglie. Ho poi curato alcuni dettagli come i bottoncini alla schiena e arriva al giusto posto la testa della nostra fatina. Faccio quindi la cottura finale, avendo cura sempre di utilizzare il sostegno per il cioccolatino, che è un cibo un po' pesante. Ho aggiunto poi le ali e ho già fatto un tutorial, vi metto il link qui in alto a destra, e ho lucidato alcune parti per dare un tocco di realismo in più. Umana, Sì, noi ti prendiamo in giro, ma ti vogliamo bene. Sì, è vero. lo so, ma ora salutiamo i nostri amici? Sì. Allora, il video è terminato e noi, l'umano, il coniglietto e il topino, ce ne torniamo nel mondo delle fate. Se questo tutorial vi è piaciuto e volete spargere un po' di magia nel mondo umano, mettete mi piace e condividete. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao!